Ciao a tutti e benvenuti nel garage. Oggi vi voglio parlare di una modifica che avrei voluto fare alla Touareg 660 e all'RS 660, ma che non posso fare perché 2 mesi fa, con un incidente in bici, mi sono fratturato la tibia. E infatti sono sulla mia sedia con le ruote, bella bella, che mi posso spostare liberamente, e questo movimento senza carico per ora è l'unico che posso fare. Quindi vi racconto questa modifica perché è una modifica secondo me importante da fare, soprattutto quando utilizzate la moto in modo sportivo. La Touareg 660 la utilizzo per fare fuoristrada abbastanza intenso, non voglio dire estremo per la tipologia di moto, ma abbastanza intenso. L'RS 660 la utilizzo in pista, o quantomeno provo ad utilizzarla in pista perché c'è stato prima il legamento crociato e ora la frattura alla tibia, però diciamo l'idea ancora è valida e quindi ne faccio un uso intenso. Oltretutto io abito in Sicilia e in estate fa parecchio caldo, quindi è una modifica che faccio per stare più tranquillo, per far lavorare il motore in un range di temperatura più sereno, più tranquillo, per non stare sempre al limite. Inoltre la Touareg la vorrei, traumi e fratture permettendo, portare in Tunisia e quindi questa modifica era pensata anche per stare tranquillo in quella situazione. Va bene, dal titolo l'avete capito di cosa sto parlando. Sto parlando, attimo che arrivo, della pompa acqua maggiorata di Ambro Racing. E questo video non sarà un video come tutti gli altri dove vi spiego come si monta e vi faccio vedere le differenze tra prima e dopo, perché purtroppo, come avete capito, per ora non la posso montare. E allora che cosa voglio fare in questo video? Ve la voglio far conoscere questa modifica, vi voglio far vedere com'è fatta, i componenti, cosa trovate nel kit, perché siamo a maggio, l'estate ormai è alle porte, e se questa modifica vi convince fate ancora in tempo a comprarla, anche perché l'installazione si fa veramente forse in un'ora, proprio esagerando, e quindi se voi utilizzate la moto in modo sportivo, la Touareg per fare fuoristrada, la Tuono l'RS per fare pista o vi piace divertirvi nei passi di montagna e soprattutto abitate in un posto dove fa davvero caldo, è una modifica che secondo me dovete prendere in considerazione. Va bene, bando alle chiacchiere o ciancio alle bande, avviciniamo la telecamera. Allora, eccoci qua. Io, come vedete, ho comprato 2 kit, anche se qui non sto trovando questo componente, perché lo chiamo così, perché questa è una valvola termostatica, molto spesso chiamata semplicemente termostato. In realtà c'è una differenza. Il termostato legge la temperatura del motore e manda il segnale alla centralina che poi attiva la ventola. La valvola termostatica, come questa, è un componente meccanico che apre o chiude un circuito in base alla temperatura. In poche parole, quando raggiunge la temperatura, questo materiale qua si dilata, apre il passaggio e questo si trasforma da un semplice tappo a una valvola che fa passare il liquido. Questa valvola che cosa chiude e che cosa apre? Il circuito di raffreddamento in tutti i motori, macchine e moto, è composto da 2 circuiti. Il circuito interno al motore e il circuito esterno al motore. Sappiamo benissimo che il motore ha la maggior usura quando è freddo, proprio perché le tolleranze di tutti i componenti del motore sono studiate naturalmente nella temperatura di esercizio ottimale del motore. Tutti i componenti del motore sono studiati calcolando le dilatazioni termiche alla temperatura di esercizio. Quindi la valvola termostatica a cosa serve? A permettere al motore di raggiungere il prima possibile la sua temperatura di esercizio, chiudendo la parte esterna del circuito che va al radiatore. Quindi l'acqua circola solo dentro il motore, circola grazie alla pompa dentro il motore, ma non va nel radiatore, altrimenti ci starebbe molto tempo a scaldare e in quella fase il motore si usurerebbe di più, potrebbe anche andare male per un discorso di carburazione, eccetera. Naturalmente poi la temperatura deve raggiungere un certo valore, ma non deve superare un altro valore, altrimenti poi il motore si rovina, si brucia la guarnizione della testata, eccetera.
Quindi al raggiungimento della prima temperatura la valvola termostatica si apre, il liquido va sulla parte esterna del circuito dove c'è il radiatore e poi grazie al radiatore e alle ventole cerca di rimanere in un range di utilizzo ottimale. Quindi questa è una valvola termostatica. Ed ecco che mi sono perso nella spiegazione che non era prevista. Va bene, continuiamo. Quindi stavo dicendo, io ho comprato il kit, entrambi con la valvola termostatica, però questa non la sto trovando perché sicuramente è da qualche parte qui. Guardate che bella questa cosa. Vediamo se molti di voi riconoscono che cos'è. Scrivetelo nei commenti. A breve lo monto. Potete comprare il kit anche senza valvola termostatica. Ora ve lo descrivo. In realtà questa spiegazione ve la dovevo fare dopo, però vabbè. È un video così parlato, improvvisato. Il kit comprende, e mi faccio aiutare dal sito ufficiale che poi vi metterò in descrizione, un distanziale fatto, realizzato, come vedete molto bene, in alluminio 6082, che viene messo tra il motore e il coperchio della pompa dell'acqua. Capite benissimo che l'acqua contenuta all'interno della pompa è maggiore del volume che praticamente abbiamo all'interno di questo distanziale. Naturalmente abbiamo ora più spazio dalla parte della pompa dell'acqua. Possiamo sfruttare quello spazio per aumentare la dimensione delle alette della girante. Vedete? Per sfruttare appunto la possibilità di poter prendere più acqua. Detto in modo molto semplice, la girante maggiorata, grazie anche al volume interno della pompa maggiorata, aumenta la portata dell'acqua di circa il 40%. Ora su questo numero ci torniamo dopo. Guardate la differenza tra la girante originale e la girante di Ambro Racing. Girante che ha una forma particolare, le alette curve anziché quelle piatte, forellini, la parte interna aperta, tutte cose studiate e collaudate da anni da Ambro Racing, perché Ambro Racing produce questo tipo di componente per altre moto, tra cui anche le LC8 KTM, dove hanno avuto ottimissimi risultati, tutto studiato per evitare cavitazioni, perdite di flusso, eccetera eccetera. Ora io non ho i dati alla mano, però non è la prima pompa maggiorata che fa Ambro Racing e quindi ha un'esperienza veramente elevata su questo tipo di componenti. Quindi il kit comprende il distanziale, girante maggiorata, naturalmente due guarnizioni originali, una che va sopra e una che va sotto, e la bulloneria necessaria per il montaggio, perché naturalmente questi bulloni devono essere più lunghi di quelli originali. Se comprate il kit con la valvola termostatica, vi arriva la valvola termostatica e la guarnizione in gomma, che comunque trovate nel termostato originale e potete prendere quella, però in ogni caso nel kit la trovate se quello originale si dovesse rompere quando la smontate. Decidete voi cosa fare, ma io una volta che faccio questo e devo aprire il circuito, tra virgolette aprire, nel senso che poi devo rifare il riempimento e lo spurgo dell'aria, mi faccio anche la valvola termostatica, tanto a livello di costo, parliamo di 10 euro di differenza senza sconti, fatelo perché questa valvola termostatica in quelle condizioni sportive ed estreme fa il suo dovere. Nel dettaglio la valvola termostatica si apre, mi pare che c'è scritto qua, a 82 gradi, esattamente 7-8 gradi prima di quello originale, e questo dà la possibilità al radiatore e alle ventole, al sistema di gestione della temperatura, di avere un margine più ampio per evitare poi di andare in overtemp e quindi fare danno. La pompa maggiorata, ora ritorno al discorso della portata, come c'è scritto nel sito, aumenta la portata dell'acqua circa del 40%, sia grazie alle dimensioni, al volume maggiore della pompa e sia il fatto che ha le alette così piegate. Tutto studiato a computer e poi testato a banco, eccetera. Naturalmente, oggi video seduto, naturalmente non è che il raffreddamento aumenta del 40% e quindi la moto praticamente sta sempre sotto temperatura. Intanto perché c'è la valvola termostatica che
sotto gli 82 gradi il motore non lo fa andare mai. Ma poi perché comunque il radiatore è quello, rimane quello. Non è che all'aumentare della pompa stiamo poi adeguando tutto il resto del circuito, quindi al 40% della portata non ci sarà un 40% di temperatura in meno. La temperatura in meno ci sarà, la portata maggiore c'è, l'hanno studiato, l'hanno calcolato, l'hanno studiato a banco, hanno fatto le prove fluidodinamiche, però il radiatore è sempre quello. Quindi poi è lui che comanda alla fine, nel senso che stiamo fermi al semaforo, possibilmente la differenza non la vediamo, appena iniziamo a camminare il radiatore prende aria, rispetto alla pompa originale si avrà un incremento del raffreddamento. Partire da un margine di sicurezza di 82 anziché 90, 90, 80, 90, 91, non mi ricordo, dà la possibilità alle ventole di avere un'azione in margini di sicurezza più ampi prima di arrivare fuori temperatura. Per esempio, nel caso della Touareg, immaginate di dover salire una duna, le dune bene o male 8-10 secondi comunque di salita li dobbiamo mettere in conto, gas a martello, giri alti, perché sennò non saliamo con una maxi enduro. Quindi immaginate come schizzerebbe la temperatura in quell'occasione. Pompa maggiorata, termostato che già è aperto, perché se siamo nel deserto già il termostato è aperto da molto tempo. Quando i giri salgono e la pompa inizia a girare in sincro con l'aumento dei giri del motore, la portata di acqua è maggiore e anche se la duna viene affrontata con una velocità relativamente bassa, il flusso di acqua che attraversa il radiatore e quella poca aria che prende gli consente un raffreddamento sicuramente maggiore della pompa originale. Oppure siamo in pista con l'RS ad agosto, in una pista piccola, una pista corta, poca velocità, pochi rettilini, e qui l'aspetto raffreddamento è importantissimo. E in questo caso una pompa maggiorata è un termostato che comunque in pista sarà sempre aperto, non ci sarà quel discorso 80-90, sarà sempre aperto, però la pompa maggiorata ci consente di far lavorare la moto in un range di temperatura più sicuro. Riguardo il montaggio è veramente semplice. Questa è la pompa dell'acqua. 1, 2, 3, 4, 5 viti, leviamo il coperchio e questo è quello che vediamo. Svitiamo la girante, avvitiamo la girante con la coppia di serraggio corretta, non mi ricordo quant'è, ora casomai ve lo lascio in descrizione. Non dobbiamo stringere perché l'alberino è piccolo, tanto la filettatura è studiata in base al senso di rotazione normale della pompa, tende ad avvitarsi, quindi non c'è il rischio che si svita, è fatta apposta. Quindi avvitiamo la nuova girante, prima mettiamo una guarnizione, distanziale, seconda guarnizione e poi coperchio, molto semplice. Per cambiare invece la valvola termostatica, un po' più sopra della pompa dell'acqua, 2 bulloncini, spostiamo il coperchio, stacchiamo la guarnizione dalla valvola termostatica originale, la rimontiamo su quella nuova, rimontiamo in sede, rimontiamo il coperchio e avvitiamo i 2 bulloncini. Qua dobbiamo utilizzare la bulloneria originale, è molto semplice. E poi naturalmente dobbiamo fare il nuovo riempimento dell'impianto e io utilizzerò il Motul Motocool Expert. Io l'ho provato su tante moto e già da solo quello vi permette di avere un guadagno di 2-3 gradi ad ogni condizione. L'ho provato sul CB1000R. Va bene, volevo fare un video di pochissimi minuti, mi sono perso in chiacchiere, però spero che sono chiacchiere che vi daranno gli spunti per fare ricerche nel caso in cui volete approfondire questi argomenti. Vi ricordo che vi lascerò il link in descrizione per acquistare il kit Ambro Racing. Siamo a maggio, fate ancora in tempo ad acquistarla ed a montarla, così poi in estate, qualsiasi sia l'uso che ne fate e il terreno dove andate, fuori strada o pista, state più tranquilli. Va bene, scusate se mi sono dilungato, lasciate un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ah, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao!